Ciao ragazze, sono Ludovica Pagani. Oggi vi mostrerò la mia make up routine daily, quindi un trucco molto semplice che si può insomma usare in diverse occasioni, anche perché stamattina avrò diversi appuntamenti. Poi non so come andrà il corso della giornata, per cui realizzerò un trucco molto semplice, perfetto quindi per diverse occasioni. Venite con me. Bene ragazze, allora primo step, per chi ha i capelli medio lunghi, neghiamoci i capelli. Poi una crema idratante come base. Io ultimamente metto pochissimissimo correttore e metto prima il fondotinta. Il fondo che sto utilizzando è un fondo liquido che vado a spalmare e picchiettare con la spugna. Io utilizzo la spugna perché secondo me lo stende molto meglio rispetto al pennello. Poi metto pochissimo correttore sulle occhiaie ovviamente se utilizzate la spugna va sempre picchiettata e mai tirata. Io avendo un'occhiaia un po' violastra vado ad utilizzare un correttore che abbia anche delle punte un po' aranciate, insomma, per contrastare il colore dell'occhiaia. Vado a fissare il tutto con una cipria che vado a mettere col pennello. Adesso vado a mettere la terra con un pennellino più piccolo rispetto a quello che avevo utilizzato per la cipria. La metto leggermente anche sul contorno del viso. Finito con la terra io vado a mettere l'illuminante. È molto secondo me importante, poi ovviamente dipende da che tipologia di trucco vi piace, però se preferite un trucco luminoso è importante perché va proprio a illuminare lo sguardo, a rendere proprio il viso anche molto più luminoso. Poi vado a mettere una puntina di blush e utilizzo due colori. Allora, uno un po' più sul colore terra e l'altro un po' più sul colore pesca. Vado a mischiarli un po'. Non ero l'amante del blush. Poi hanno iniziato insomma a farmi vedere l'effetto le truccatrici e vedevo proprio come il viso diventava anche più vivo e sembrava anche un po' più, insomma, ero più spenta senza blush. Ok, allora passiamo agli occhi. Per le tonalità dell'ombretto io utilizzo sempre delle tonalità molto calde perché ho scoperto, capito, insomma, testando anche altre, che sono quelle che stanno meglio con il colore dei miei occhi, anche poi con il colore dell'incarnato. Vado a prendere un colore invece chiaro e vado a metterlo su tutta la palpebra per creare una base. Poi vado a prendere, per creare l'ombreggiatura, tonalità un po' più scure sul, insomma, bronzo e marroncino. Se per caso vi siete dimenticati la palette degli ombretti, potreste utilizzare anche la terra per creare l'ombreggiatura. Io utilizzo questi colori perché principalmente ho scoperto che tirano fuori una puntina di verde che credo di avere negli occhi e mi piace tanto, poi non so se sia così porco come mi ha fatto credere a questo, quindi mi piacciono un sacco questi colori per questo motivo qui. Ok, quando avete finito di creare l'ombreggiatura, ripassate qui all'inizio proprio dell'occhio l'ombretto, quello un po' più chiaro, e se volete ci potete aggiungere anche una punta di illuminante. Terminato l'ombretto passiamo alla matita. Io utilizzo ovviamente la matita marrone perché secondo me il colore marrone è quello che ti riesce a sia intensificare l'occhio senza però rimpicciolirlo tantissimo come invece crea questo effetto con la matita nera. Vado a metterla dentro sotto l'occhio sfumando un po' i bordi. Per intensificare ancora di più la metto anche sopra. Penultimo step, parte superiore dell'occhio da concludere. Allora, ci sono due opzioni: o utilizzate una matita o l'eyeliner. L'eyeliner la vedo un po' più aggressivo, passatemi il termine, quindi un po' più per sera, aperitivo, insomma, mentre per un trucco daily da tutti i giorni vado a consigliarvi ad utilizzare poi io in primis la matita marrone, la stessa che ho utilizzato per l'interno dell'occhio, andandola a sfumare, quindi creando un effetto di allungamento. La mettete così, cercando di fuoriuscire verso l'angolino, così da allungare. Ok, e poi con un pennellino che abbia la punta comunque
molto molto piccolo a fine. Andate a sfumare verso l'interno, mi raccomando. Chiudete anche la parte sotto per creare continuità. Ora passiamo al mascara. Io vi consiglio sempre di mettere una primer anche per le ciglia, in modo da tutelarle, nutrirle. E poi il mascara. Prima vado a applicarlo un po' sfregando le ciglia, applicandolo in maniera orizzontale e poi leggero anche nelle ciglia inferiori. Allora, parte finale, labbra. Per le labbra io vado ad utilizzare una matita colore nude, quindi vado a fare il contorno per poi sfumarlo. Ovviamente io sto utilizzando per sfumarlo il pennellino che è già nella matita. Se non c'è potete utilizzare un pennellino sempre molto molto sottile. Ok, una volta che avete sfumato il contorno labbra, ho utilizzato la tinta. Io uso la tinta perché mi dura un po' per tutto il giorno, sempre sullo stesso colore della matita labbra, quindi sul nude. Ok, allora questo è il trucco completo, finito. Ora scappo che ho un sacco di appuntamenti, quindi vado a scegliere il vestito. Io sono un po' indecisa, questo rosso è bellissimo ma direi un po' più da sera, mentre questi in maglia sono molto belli anche perché veramente sono adatti per qualsiasi occasione, basta cambiare accessori e vanno benissimo dal giorno alla notte. Però oggi vado sul classico, il nero, che col nero non si sbaglia mai. È il momento delle scarpe. Allora, per questo look mi piacciono tantissimo sia questa che questa, un po' più classica. Ovviamente questa è molto molto grintosa, quindi credo che per insomma la giornata di oggi sia più adeguata questa. Allora, si possono allacciare sia alte che basse. Io oggi preferisco allacciare in questo modo. Ed eccoci, completiamo il look con questa bellissima borsetta. Io ho finito, sono prontissima, vi auguro una buona giornata. Fatemi sapere ovviamente se vi è piaciuto il mio make up qui nei commenti. Un bacione a tutti e buona giornata!